Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un'altra mini pochette, perché sì, sono pochette, a forma di gufetto. L'altra volta vi avevo fatto vedere quella a forma di busta da lettera, adesso invece oggi vi faccio vedere queste qua con il gufetto. Sono molto molto semplici da fare, come potete vedere qua si apre e poi si possono chiudere molto semplicemente. È tutto un punto puff, quindi molto semplice anche questo, che adesso poi ve lo faccio vedere. Ho fatto questa versione fatta così, con gli occhietti sia nel davanti che anche nel di dietro, così se in base a come l'ha girata c'ho sempre gli occhietti e la faccina del gufetto. Invece questa qua l'ho fatta solo con gli occhietti da questa parte, di qua l'ho fatta praticamente il retro normalissimo, bianco, cioè bianco, giallo veramente. Quindi appunto vi ho fatto vedere le due versioni, cioè quindi la potete fare o con i doppi occhietti oppure solo da una parte e il resto fare il retro, quindi senza occhietti. Anche come cappietto qua per la chiusura, questo l'ho fatto leggermente più piccolino, come potete vedere, e questo qua invece un po' più lungo, che volendo, non so, lo potete attaccare alla borsa, se fosse anche più lungo si potrebbe infilare anche nel polso, magari non so, ci sono le medicine, cioè quindi ci si potete mettere le medicine, magari attaccarlo alla borsa, oppure oggetti piccoli tipo degli auricolari, cioè un po' per gli oggettini piccoli l'ho fatte, ok? Quindi sono molto semplici, molto veloci da fare. E appunto, e adesso oggi vi faccio vedere tutto il procedimento. È molto molto semplice. Adesso, questo qua l'ho fatto con un uncinetto da 3,5. Questo qua invece da 4. Infatti, come potete vedere, è leggermente più grande questo qua. Quindi anche là sta a voi. Se la volete un pochino più piccola, un pochino più grande, il cotone era sempre lo stesso, un numero 2. Quindi ho lavorato col 3,5, ho lavorato col 4, vedete, ha un minimo di differenza. Quindi uno un pochino più grande e l'altro un pochino più piccolo. Oggi lo lavorerò sempre con un uncinetto a 4, quindi la farò un pochino più grande, ok? E mi servirà per fare gli occhietti, invece la faccio con l'uncinetto da 3,5. Li facciamo un pochino più piccoli. Poi ci serviranno le forbici, l'ago, come sempre. I colori appunto lo potete fare di qualsiasi colore, cioè quindi vedete voi, io questo qua ad esempio era un filato sfumato e lavorandolo appunto mi sono venute queste sfumature. Quindi sta un po' a voi quello che avete, vedete un attimo cosa riuscite a trovare. Anche degli avanzi vanno più che bene. Io oggi lo andrò a fare con questo verdino e poi appunto ci servirà un pochino di bianco e di rosso per fare gli occhietti e il becco del gufetto. Poi ci serviranno gli occhietti da andare a mettere. Se voi non avete gli occhietti, come sempre potete metterci delle perline nere, se ce l'avete, o li potete ricamare, cioè vedete voi come potete aggiustarvi. E la colla per andare ad attaccare appunto gli occhi alla fine, solo quello si va a incollare. Possiamo iniziare. Andremo a iniziare a lavorare il corpo, quindi il corpo lo facciamo con l'uncinetto da 4 mm. Allora iniziamo subito facendo cerchio magico, ok, e facciamo 2 catenelle, una e 2. Adesso dentro il cerchio magico dobbiamo andare a lavorare 7 punti puff, quindi il punto puff prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo dentro, tiriamo su e ce la portiamo all'altezza delle 2 catenelle,
Quindi questa sarebbe una volta, questa è la seconda volta, questa è la terza volta e questa è la quarta volta, e poi chiudiamo tutto insieme e facciamo una catenella. Questo è il primo punto, ok? Quindi adesso lo dobbiamo fare per 7 volte. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto e portiamo sul filo. Dobbiamo caricare il filo per 4 volte, per ogni punto 4 volte dobbiamo caricare il filo. Quindi questa è la prima, seconda, terza e quarta, e chiudiamo. Catenella. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e chiudiamo. Catenella. Vedete? Ne abbiamo fatti già 3 qua, ok? Quindi dobbiamo farne altri 4. Ok, vedete? E abbiamo fatto 7 punti, ognuno con 4, praticamente 4 volte tiriamo su il filo con 4 gettate di filo. Quindi qua possiamo stringere anche il cerchio magico, ok? E adesso andiamo a chiudere non sulle catenelle, ma subito sulla maglia alta, cioè dalla chiusura praticamente, non la maglia alta, scusate, sulla chiusura che avevamo fatto del primo punto. Quindi andiamo qui che facciamo una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andarci a mettere tra un punto e un altro, quindi qua, vedete, questo è il primo punto, questo è il secondo, questo è il terzo, noi ci dobbiamo andare a mettere qua in mezzo. Quindi siccome siamo qua, andiamo a fare qua dove c'è una maglia, vedete, andiamo a fare una maglia bassissima e un'altra maglia bassissima praticamente qua, vedete, nel centro, e noi dobbiamo andare a lavorare qua dentro. Quindi facciamo una catenella e di nuovo andiamo a fare il nostro punto puff, quindi 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo. Di nuovo qua dove già abbiamo fatto il primo facciamo l'altro, perché per ogni praticamente lato dobbiamo andare a fare un aumento. Quindi di nuovo entriamo di nuovo qua e ne facciamo un altro, quindi 1, 2, 3 e 4 e andiamo a chiudere. Quindi adesso il prossimo, vedete, è qui. Quindi se non riuscite allargatevelo, vedete, un pochino, e noi dobbiamo andare a lavorare qua in mezzo. Quindi carichiamo il filo e di nuovo facciamo 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo, e di nuovo sempre facciamo l'aumento, quindi di nuovo lavoriamo qua dentro un altro punto, 1, 2, 3 e 4. Vedete? Quindi qua ne avevamo fatti 7, quindi adesso qua sopra dobbiamo ritrovarcene 14. Quindi per ogni diciamo archetto tra un punto puff e l'altro, ok, dobbiamo andarne a fare 2, quindi dobbiamo andare a fare l'aumento. Quindi 2 di qua, 2 di qua, e andiamo avanti così per tutto il giro. Ho finito, come vedete, tutto il mio secondo giro e quindi mi sono ritrovata con 7 aumenti, quindi 14 punti puff. Ok, adesso per chiudere, come sempre, non sulla catenella ma sulla
chiusura del primo punto puff che avevamo fatto e facciamo una maglia bassissima. Adesso ci dobbiamo andare a mettere di nuovo qua in mezzo praticamente all'aumento. Questo qua è un aumento, ok? Questo è il secondo, questo è il terzo, ok? Quindi in mezzo all'aumento facciamo una maglia bassissima e facciamo una catenella. Qua di nuovo in mezzo nell'aumento andiamo a fare un altro aumento, quindi di nuovo 2 punti, quindi 2, 3 e 4, ok? Quindi questo è il primo e chiudiamo e di nuovo ne andiamo a fare un secondo. 1, 2, 3 e 4. Ok, questo qua il secondo punto, non chiudiamo, cioè non facciamo la catenella, la andiamo a chiudere con il rosso, perché qui adesso andiamo a fare già il becco. Quindi prendiamo il rosso, lo agganciamo qui, quindi stringiamo un po'. Ok, adesso con il rosso dobbiamo andare a prendere, allora vedete qua praticamente l'archetto, chiamiamolo archetto, tra un aumento e l'altro. Sotto qua c'è una maglia, un punto puff, quindi qua, se riuscite a vedere, c'è la chiusura del punto, quindi dobbiamo andare a prendere questa maglia qua sotto, ci dobbiamo andare a mettere qua sotto, ok? Ci agganciamo qui e andiamo a fare, portiamo un po' sul filo e andiamo a fare 4 maglie alte, ok? Quindi avete visto, sono andata a prendere praticamente la maglia qua sotto, ok? Mi sono agganciata lì, quindi questa è la prima, poi entriamo sempre qua, facciamo la seconda, vedete, però la maglia alta ce la allunghiamo, questa è la seconda, la terza, vedi, me la allungo e poi la vado a chiudere, la porto all'altezza delle altre, e la quarta, vedi, allungo, ok, e chiudo. Ok, quindi 4 maglie alte andandole a prendere appunto nella maglia qua sotto. Quest'ultima non la chiudiamo con il rosso, ma la andremo a chiudere con il primo colore, quindi in questo caso a me il verdino. Ok, quindi il rosso lo possiamo già pure tagliare, così non abbiamo altri fili che ci ingombrano. Ok, quindi stringiamo un po' la lavorazione perché si allargherà. Ok, adesso il rosso me lo porto un po' dietro, solo giusto per questo punto qua, così lo fermo pure. Ok, quindi nel prossimo aumento, vedete qua in mezzo, andiamo a fare un altro aumento, sempre con il punto puff. Quindi di nuovo 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo. Ok, se vedete che si allarga troppo potete stringere con il rosso, quindi di nuovo qua dentro un altro punto, quindi 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo, catenella. Adesso per tutto il giro praticamente dobbiamo alternare un aumento e una singola, un aumento e una singola, cioè praticamente è come se facessimo l'aumento con le maglie alte, come quando lavoriamo
il cerchio delle maglie alte, che arriviamo al giro dove facciamo una maglia alta e l'aumento. Qui la stessa cosa, dove c'è già l'aumento, qua in mezzo andiamo a fare l'aumento, poi tra un aumento e un altro praticamente andiamo a fare solo un punto. Quindi questo è l'aumento, quindi qua in mezzo andiamo a fare un altro aumento e invece tra un punto e un altro, qua in mezzo andiamo a fare solo un punto. Quindi qua adesso è in mezzo, quindi ne facciamo uno solo. 2, 3 e 4. Chiudiamo, catenella. Siamo arrivati all'aumento, quindi qua faremo l'aumento. 2, 3 e 4. E chiudiamo. Quindi un'altra qua dentro. 1, 2, 3 e 4. Quindi sono arrivata in mezzo ai due aumenti, quindi ne andrò a fare uno solo. 3 e 4 e chiudiamo. Ok, vedete? Dove c'è l'aumento si fa l'aumento, tra un aumento e un altro un solo punto. Ok, così per tutto il giro. Ho finito il mio terzo giro, come potete vedere, un aumento, uno singolo, un aumento, uno singolo e così via. Andiamo a chiudere sempre non sulla catenella, ma sulla maglia di chiusura del punto con una maglia bassissima. Ok, adesso andiamo a fare 2 catenelle. Poi andiamo nella prossima maglia, adesso andremo a lavorare le maglie che ci sono sopra, ok? Quindi anche le maglie di chiusura che abbiamo fatto, quelle delle catenelle. Quindi andiamo nella prossima maglia, qua prendiamo semplicemente la maglia e andiamo a fare un aumento di maglie alte. Quindi una e 2. Ok? Poi andiamo tra la maglia, diciamo quella verde e quella rossa, quindi ci dobbiamo andare a mettere qua dentro e andiamo a fare una maglia alta. Vedete? Quindi andiamo sulla prima maglia rossa che ci ritroviamo e andiamo a fare un'altra maglia alta. Poi per le prossime 2 maglie rosse che abbiamo andiamo a fare 2 aumenti, quindi 1, 2, il primo aumento e 1 e 2 il secondo aumento. Ok, qua di nuovo come questa parte facciamo una maglia alta sull'ultima maglia rossa che ci rimane e l'altra la andiamo a fare sulla prima maglia azzurra, praticamente verdina, che ci ritroviamo. Ok, quindi fino a qua ci siamo. Poi andiamo a fare nella prossima maglia un aumento, quindi 1 e 2. Ok, nella prossima maglia ancora, quindi questa, andiamo a fare una mezza maglia alta. E adesso per tutto il giro andiamo a lavorare a maglie basse, quindi dobbiamo fare 33 maglie basse prendendo le maglie proprio come sono le maglie qua, vedete, prendiamo proprio la maglia e andiamo a fare una maglia bassa, quindi ne dobbiamo fare 33. Ho finito le mie 33 maglie basse, adesso arrivate qua facciamo dove abbiamo iniziato, che abbiamo fatto la chiusura, ci andiamo a rimettere di nuovo qua dentro, ok, e andiamo a fare una mezza maglia alta
e andiamo a chiudere sulla prima maglia alta che ci ritroviamo. Chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, adesso da qua facciamo una catenella e subito qua nel punto dove abbiamo fatto la chiusura andiamo a fare una maglia bassa. Quindi andiamo nella prossima e andiamo a fare un aumento di maglie alte. Quindi una e 2, un aumento. Nella prossima maglia andiamo a fare solo una maglia alta, normalissima. Nella prossima maglia andiamo a fare una mezza maglia alta e nelle prossime 2 maglie andiamo a fare 2 maglie basse. Quindi questa è la prima e questa è la seconda. Adesso, allora, per questo lato dove abbiamo fatto il becco andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Se fosse l'altro lato, perché adesso poi ne dovete fare un altro lato così, quindi per il lato di dietro dipende voi quante catenelle volete fare. Se la volete fare da mettere al polso, quindi prendetevi un po' la misura del polso, ne volete fare magari solo 15, 20, farlo un pochino più piccolo. Io tipo questo qua, queste qua sono 20 catenelle ed è venuto così piccolino, giusto che si chiude, cioè non deve essere né, se voi dipende come lo volete. Se lo volete lungo da appendere al collo, alla borsa, da qualche parte, allora vi conviene farlo lungo. Se no lo potete fare anche così corto, giusto che si chiude, che non scappa il laccetto, ok? Quindi però per la parte, questa qua davanti, facciamo solo 5 catenelle. Quindi andiamo subito sulla prossima maglia che ci ritroviamo e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi nella prossima di nuovo un'altra maglia bassa, ok? Quindi lavoriamo a specchio. Quindi andiamo a fare una mezza maglia alta nella prossima, ok? Nella prossima ancora una maglia alta. Nella prossima andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 2 e nella prossima ancora facciamo una maglia bassa. Ok, quindi questa prima parte, rientriamo dove abbiamo fatto la maglia bassa e facciamo la chiusura. Ok, quindi qua possiamo tagliare perché questa è la prima parte. Io qua i fili anzi del retro me li ero già sistemati, quindi anche voi se potete sistemateveli così lavorate sul pulito. Quindi qua il filo lo possiamo anche andare a nascondere. Quindi questa appunto è la prima parte. Per la seconda parte, come vi dicevo, allora per le catenelle le potete fare quante ne volete. Io ad esempio ho fatto già la mia seconda parte qua e ho fatto 25 catenelle, quindi 20, 25 più o meno. Per fare una misura non troppo lunga vi consiglierei dalle 20-25 catenelle. Se poi invece appunto lo volete più lungo basta aumentare, quindi è molto semplice, uno va un po' a piacimento come l'utilizzo che uno ne vuole fare. Quindi fate la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua, con l'unica differenza che, allora, se volete fare il retro come avevo fatto io qua, con gli occhietti sia da una parte che dall'altra, allora quando vi tocca qui il rosso lo mettete anche nella parte del retro. Se invece la volete fare come la sto facendo io qua e come ho fatto questa qua gialla, dove ci sono che andiamo a lavorare le 4 maglie alte del colore, le andiamo a fare però dello stesso colore. Infatti non so se riuscite a vederle, sono queste qua e le facciamo dello stesso colore. Quindi sta un po' a voi se volete farlo con gli occhietti anche dietro oppure no, vedete. Quindi ve ne fate una, appunto la seconda parte,
Allora io qua mi sistemo solo il filo che non l'avevo sistemato e quindi vi faccio vedere come attaccarlo insieme. Allora, per attaccarlo insieme andiamo a metterci la parte del davanti, quindi dove ci sono le 5 catenelle, verso di noi, okay, quindi la parte del retro o comunque dove, c'è il cappietto più lungo, la mettiamo dal dietro. E quindi andiamo a prendere, cerchiamo qua di combaciare tutto. Allora, vediamo di qua la prima, questa è la mezza maglia alta, la prima che mi ritrovo. Quindi questa qua, che io mi ritrovo qui, è la mia mezza maglia alta. Ok? Quindi andiamo subito a metterci, cioè a prendere le maglie giuste, così poi ci ritroviamo bene nel chiudere, ok? Che è questa. Agganciamo il filo e lo portiamo su davanti. Ok, quindi io agganciate le prime, che sono le stesse, adesso tutte le altre vanno a combaciare fino a qua. Quindi dobbiamo andare a fare, a chiudere tutta la parte tonda fino a qua dove c'è l'altra mezza maglia alta e andiamo a chiudere con il punto gambero. Ok, quindi qua facciamo subito una catenella ed entriamo sia da una parte che dall'altra, prendiamo tutte e due le maglie da una parte e dall'altra e andiamo a lavorare il nostro punto gambero. Quindi molto molto semplice. Già il punto gambero ve l'ho fatto vedere parecchie volte, quindi prendiamo le maglie da una parte e dall'altra, vedete, e andiamo a chiudere. Quindi facciamo così per tutto il giro, fino ad arrivare appunto alla mezza maglia alta che c'è dall'altra parte del gufetto. Ho finito tutto la mia chiusura, vedete, del punto gambero, ho già tagliato anche il filo, quindi sono già a posto, sistemata e tutto. Adesso facciamo gli occhietti. Per gli occhietti molto semplice, prendiamo il bianco e in questo caso prendiamo l'uncinetto da 3,5. Quindi facciamo cerchio magico. Ok, dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Possiamo stringere il cerchio magico, andiamo sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a fare un aumento, praticamente sono 2 giri. Il primo giro è solo di maglie basse, cioè le 6 maglie basse, il secondo giro è l'aumento, quindi facciamo 1 e 2, quindi nella prossima un altro aumento e siamo a 4, nella prossima aumento, siamo a 6, quindi 8, 10, quindi l'ultima 12, ok? Quindi 12 maglie basse e andiamo sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto a fare la chiusura con una maglia bassissima. Quindi possiamo anche tagliare il filo, ok, e nasconderci qua tutti i fili. Allora, per se lo fate solo gli occhietti, quindi da una parte, appunto ve ne preparate 2. Se invece li volete fare anche dietro, ne preparate 4. Quindi vedete un po' voi e poi semplicemente si vanno ad incollare praticamente qui da una parte e dall'altra.
e in mezzo ci andiamo a mettere gli occhietti. Ed eccolo qua, il gufetto appunto che l'ho finito. C'ho attaccato appunto gli occhietti, i cerchi bianchi con gli occhietti, e quindi era solo questo, non ve l'ho fatto neanche vedere perché tanto era solo da incollare. Se voi non lo volete incollare lo potete anche cucire, cioè quindi vedete anche voi un po' come vi è più comodo. Quindi come potete vedere sono molto, molto semplici da fare, molto veloci, e appunto così in questa misura piccolina va bene da metterlo in borsa, non occupa tanto spazio, e appunto come ripeto ci potete mettere dalle medicine, agli auricolari, a delle monetine, a dei bigliettini, fogliettini, qualsiasi cosa che magari in borsa, poi dovete cercare per mezz'ora perché non lo trovate, appunto qua lo potete tranquillamente appunto mettere dentro e infilarlo dentro la borsa. Quindi io vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!